Sono passati 4 anni da quando ho registrato uno degli eventi più incredibili che io abbia mai osservato al mare. Un banco composto da decine, se non centinaia di migliaia di pesci serra, tutti pesci che andavano dai 2 agli 8 kg. Ne avrei potuti pescare quantità infinite, eppure ho scelto di provare diverse esche e diverse tecniche per poter carpire alcuni segreti. E grazie a quel momento che oggi posso spiegarvi perché i pesci serra scelgono di mangiare un'esca che non assomiglia a nulla di quello che esiste in natura, con dei colori assurdi, totalmente naturali, e perché negli ultimi anni è diventato sempre più difficile catturare questi pesci. Vi spiegherò come questi pesci sono arrivati in Italia, o meglio, come hanno fatto a riprodursi così tanto negli ultimi anni. E vi spiegherò alcune tecniche per utilizzare la stessa esca con recuperi completamente diversi e riuscire comunque a ingannare questi pesci che sono molto più furbi di quello che noi pensiamo, perché imparano. Ma prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche perché mi darete davvero una grande mano con il mio lavoro. Per chi non lo conosce, il pesce serra è un pesce predatore terribile. Mangia di tutto ed è capace di seguire e sterminare i grossi banchi di cefali, ma non solo. Salpe, aguglie, orate, saraghi e piccole spigole sono sul suo menù. E anche gli esemplari di serra più piccoli vengono mangiati dai più grandi. La tecnica di caccia del pesce serra è semplice, ma allo stesso tempo terrificante. Segue la preda e gli stacca di netto la coda con la sua dentatura affilatissima, per poi mangiarsela con calma. Ma i pesci serra, secondo voi, da dove arrivano? Il pesce serra vive in tutto il mondo, in Atlantico occidentale e praticamente va dal Canada fino all'Argentina, in Atlantico orientale e quindi da Norvegia fino al Sudafrica e nel Mediterraneo e in Mar Nero. Secondo alcune teorie questa specie è entrata nel Mediterraneo attraverso il canale di Suez, ma secondo molti il pesce era già presente all'epoca dei Romani e quindi sarebbe di fatto una specie autoctona a tutti gli effetti. Ma è solo negli ultimi anni che siamo riusciti a poterlo, identificare con più facilità grazie anche alle tecniche di pesca. E all'inizio era possibile catturare dei pesci serra davvero mostruosi e io nel 2005 ne presi uno gigantesco, non so quanto pesasse, secondo me tra gli 8 e i 10 kg, era maestoso, lo potete vedere dalla testa e dal corpo che erano giganteschi. E se volete conoscere meglio la storia la trovate nel mio libro, Con il mare, vi lascio il link ma comunque lo trovate su Amazon. Ma prima di farvi vedere qualche recupero che può davvero cambiarvi la giornata di pesca, voglio raccontarvi cosa è successo lì. Siamo a gennaio, inizi di febbraio ad Otranto e con le forti mareggiate un banco gigantesco di pesci serra si muove e si sposta lungo le scogliere. Pensate, l'abbiamo scoperto io e Danilo vedendo una macchia nera che sembrava finta con le pinne di questi pesci di fuori. Vi posso garantire che all'inizio li pescavamo con qualsiasi esca, bastava mettere un mazzo di chiavi davvero con delle ancorette e quei pesci se la sarebbero mangiata. Però non mangiavano sempre allo stesso modo. Avevamo notato infatti che col mare calmo era molto più difficile farli mangiare, invece col mare mosso, quindi parliamo di sciroccate, veramente si scatenavano. E questo è il primo elemento fondamentale per capire il comportamento di questi pesci. Quindi col mare mosso si attivavano e col mare calmo era più difficile ingannarli. Ma prima di tutto capiamo una cosa, ma perché negli ultimi anni questi pesci serra hanno cominciato a colonizzare, tutti i porti e moltissime zone dove prima non c'erano? Per un semplice motivo: noi li abbiamo aiutati sterminando i loro predatori naturali. E quali sono? Delfini, grosse ricciole, squali che ormai non ci sono praticamente più perché li abbiamo decimati con la pesca professionale, e i grossi tonni. I tonni ora stanno tornando, ma sono piccolini. Quando ci sono pesci piccoli vuol dire che i grossi esemplari non hanno la capacità di arrivare a quello stadio, cioè gli esemplari non hanno la capacità di diventare adulti, e un tonno adulto si può mangiare diversi serra al giorno. Un tonno sui 30-50 kg non riesce neanche a mangiare un serra di 2 kg perché è troppo grosso per lui. E infatti, se vi ricordate, in quel video io sono anche riuscito a riprendere questi tonni enormi, e dalla GoPro purtroppo non si capisce, che gironzolavano e ogni tanto se ne pappavano uno. E parliamo, secondo me, di tonni o di oltre il quintale, perché mangiavano questi pesci di 3-4 kg in un boccone.
Ma poi in Italia la legge è folle, perché la legge individua il serra, considera il serra come se fosse un dentice, una specie più pregiata. Quindi 5 kg per lui, 5 kg per i dentici. Per la legge italiana non fa lo stesso, quando invece si potrebbe mettere un limite completamente diverso per queste specie molto aggressive, che purtroppo hanno anche un valore commerciale bassissimo, quindi nessun peschereccio, nessuno le pesca, anche perché gli distruggono le reti. Ma torniamo al nostro racconto, perché ora comincia la parte più interessante di tutte, quella più incredibile. Praticamente per 2 settimane peschiamo questi pesci in tutti i modi, in tutte le salse, io faccio 2000 documentari, qualche video, cioè faccio le più disparate delle prove. Poi a un certo punto la gente comincia a capire che ci sono i serra e vanno a pescare con l'esca artificiale tutti i giorni, qualsiasi tipo di esca. Ragazzi, dopo 20 giorni, quei pesci non mangiavano più neanche un'esca, che voi ci crediate oppure no. E quindi avevano capito. Ma come fanno i pesci a capire, a conoscere le nostre esche? Tutti questi pesci gregari, quindi che vivono in banchi enormi, ovviamente vedono la sorte del loro compagno di viaggio e vedono che ogni tanto un serra si slama, quindi quel serra è il primo a capire questa cosa, e quando poi gli capita un'esca simile a quella non se la va più a mangiare. Gli altri vedono il comportamento e quindi piano piano quell'esca diventa bella che conosciuta. Ora ditemi che non è così, ditemi che le esche che avete utilizzato per anni ora non funzionano più. Io ve l'avevo detto. E allora che si fa? Abbiamo un mare pieno di pesci ma nessuno mangia. E mi venne l'idea pazza, folle, di provare a costruire un'esca che in realtà già esisteva, che era il famoso laccio. Tutti mi hanno preso in giro, mi hanno ingiuriato, non è pesca di qua, di là, perché nessuno forse ha studiato il comportamento di questi pesci. Eppure quel laccio, ve lo ricordate? In una mattina con 60 pescatori era l'unica cosa che mi ha fatto pescare, perché quei pesci non l'avevano mai visto. Però vi dico anche un'altra cosa. Quando gli altri pescatori hanno cominciato a utilizzare il laccio, dopo 2 settimane neanche quello ha più funzionato. E ora come si fa? Quindi abbiamo capito diverse cose. 1. Che i pesci serra innanzitutto imparano molto male, vero? Eh sì, davvero molto male. 2. Che tuttavia la novità li può fare impazzire. E 3. Che non sempre mangiano, ci sono condizioni del mare, della luna, dove loro si attivano di più, ma soprattutto in qualsiasi giornata c'è un momento in cui loro impazziscono, cacciano in una finestra molto breve, 10 minuti, 15 minuti, bisogna essere in quel punto a quella stessa ora. Come cacciano i pesci serra? Noi purtroppo siamo abituati a pescarli dentro i porti, diciamo in determinate zone, ci fermiamo lì, bombardiamo il mare di lanci, di esche. Io ho sempre detto che era sbagliato, per un semplice motivo, perché il pesce serra è un pesce molto abitudinario e molto spesso non sta cacciando, quindi noi lo andiamo solamente a disturbare, anzi gli facciamo capire che questa è un'esca che lo ucciderà. Quindi dobbiamo cambiare l'approccio. E ora vi spiego come fare. Quando il serra in caccia non si trova in questi banchi giganteschi, ma crea dei piccoli gruppetti, 2, 3, massimo una decina di esemplari. Io l'ho potuto osservare questo pescando sott'acqua, allora lì è molto più facile cacciarli. E probabilmente in quei momenti loro escono dal porto e vanno, diciamo, a trovare le loro prede fuori, sulle scogliere naturali. E sono abbastanza abitudinari. Ad esempio mi ricordo sulla costa laziale alle 6:30 d'estate loro passavano. Ecco, se uno era lì alle 6:30 avrebbe sicuramente pescato i serra. E quindi tutto questo per dire cosa? È vero, esistono delle esche che fanno la differenza, ma sono quelle che loro non hanno conosciuto o quelle che vengono usate in un modo che loro non conoscono. E oggi vi faccio vedere appunto questa cosa qui. Utilizziamo l'esca che io ritengo la più semplice, la più valida, quella che ha il miglior rapporto qualità-prezzo, e vi faccio vedere come la stessa esca possa essere utilizzata in modo diverso. Prima cosa, quando lanciate l'esca in acqua, aspettate qualche secondo. Qualsiasi cosa che entra in acqua per i pesci viene percepita come un'opportunità alimentare e loro vanno a curiosare. Quindi se ci sono pesci nel raggio di un centinaio di metri andranno a vedere cos'è. Se recuperate a manetta non gli date il tempo di arrivare. Quindi, prima regola, lanciate e aspettate 10 secondi. Poi cominciamo con il nostro recupero. Imparate bene un recupero. Ora ve ne faccio vedere uno che è semplicissimo. Recupero costante, canna alta e piccole sbacchettate, in modo tale che l'esca crea uno zig-zag che sembri molto naturale. Ma ricordate, quello che piace a noi non è detto che piaccia al pesce.
Ecco, imparate bene questo recupero, perché questo recupero sarà il vostro jolly, sarà quello che voi vi porterete dietro quando ci sono pesci, quando non volete sbagliare o quando loro sono in frenesia. Ma da questo poi possiamo spaziare. Partiamo ora con un altro recupero, il recupero più scemo del mondo, dritto, 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 a una velocità anche molto calma. Quell'esca non sembrerà assolutamente nulla e non deve sembrare nulla. Però potete osservare se i pesci la seguono, se la attaccano, se sono interessati. Mi raccomando ragazzi, guardate con gli occhi, perché questo è il sensore più importante che abbiamo. E ora, da questi due recuperi, potete spaziare. Potete ad esempio fare un recupero con degli strattoni della canna da una parte, aspettare 3-4 secondi, poi dall'altra, e così via. È vero, il recupero sarà molto più lungo, ma voi tanto non dovete far rincorrere i pesci che avverranno da tutte le parti, basta un recupero fatto bene, basta fargli capire che c'è qualcosa che li può interessare e loro mangeranno. E così via. E ora potete provare tutto quello che voi volete, perché a quel punto non avete alcun tipo di problema. E il Needle è il Drake della Jatsui, ci sono due misure, 2,10 e quella più piccola non mi ricordo quante. Quella è micidiale, si lancia come un proiettile e soprattutto nuota davvero benissimo. Ma non è il nuoto bellissimo che sembra un pesce che ci deve interessare, ma la possibilità di muoverlo come vogliamo noi. E questo ce la dà a tutti gli effetti. Ma ora che vi ho fatto vedere i recuperi, andiamo alla parte più interessante. Perché il pesce serra attacca? Beh, innanzitutto i pesci predatori attaccano perché non hanno le mani, hanno solamente il muso, la bocca per vedere cos'è un oggetto e molto spesso infatti li catturiamo con le ancorette qui fuori, come se non avessero mangiato. Quello è un test per capire che cos'è quello strano oggetto che si trova sopra, soprattutto se ha un colore particolarissimo, stranissimo, che loro non hanno visto. Se sono in caccia e poi c'è mare mosso, e perché scalciano col mare mosso? Perché col mare mosso è più facile nascondersi alle loro prede, è più facile sferrare degli attacchi. Beh, a quel punto gli attacchi saranno decisi proprio per mangiare quell'esca che a quel punto gli sembra totalmente una preda. E poi c'è il fattore principale, che per i pesci gregari è fondamentale, la competizione. Quando vedono uno dei loro compagni interessato a qualcosa, scatta una sorta, diciamo, di competizione alimentare e tutti si gettano sopra. Ecco, quello è il momento più bello, il momento in cui qualsiasi cosa lanciamo a mare, se c'è quel banco che è interessato, a quel punto farà interessare tutti quanti. Ecco perché, come dico sempre io, se trovate quel recupero che li stimola, che li stuzzica, che altri non hanno utilizzato, avrete delle soddisfazioni incredibili. Oh, mi raccomando, non sfruttate troppo il posto, fate pochi lanci, spostatevi, cambiate esca, magari cambiate colore, fermatevi, 5 lanci al massimo, ma tanto se i pesci c'erano vi avrebbero seguito, mi raccomando. Ma quindi la ricetta magica per pescare questi benedetti pesci serra con le esche artificiali qual è? Beh, innanzitutto conoscere il posto, sapere se lì ci sono dei pesci che girano e soprattutto capire a che ora girano. Io vi do un consiglio, fatevi un giretto verso il tramonto, che è sempre un orario magico, perché con la luce bassa, anche con l'acqua calma, loro comunque riescono a cacciare con più facilità. Ma a proposito, parliamo del Needle. Il Needle in realtà dovrebbe rappresentare la guglia che è, diciamo, la preda per eccellenza dei pesci serra mediterranei. Ma io vi dico la verità, in realtà il Needle ce lo spacciano per una guglia, ma assolutamente non rappresenta una guglia, perché la guglia ha un nuoto completamente diverso, è molto più fine, molto più sottile e poi soprattutto è un pesce estremamente stagionale. Invece quest'esca, alla fine della fiera, funziona sempre, perché ormai i serra sono diventati stanziali. Poi avete mai visto una guglia rosa e bianca? Io no. Oh, mi raccomando, non criticatemi perché non ho pescato nulla, ma sono venuto qui giusto una mezz'oretta e vedete già sta tramontando in un posto che neanche conosco, ma mi sono messo più vicino che potevo alla macchina per fare giusto quei 2 lanci per farvi vedere il recupero. Ma che vi devo dire, a me piace da matti registrare questi video, comunque dare i consigli sull'esperienza che io ho fatto parlando anche con gli altri pescatori, ma soprattutto una bellissima occasione per farsi una passeggiata al mare. E purtroppo pescarli con le esche artificiali sta diventando sempre più difficile perché, cari ragazzi, hanno imparato. Ma noi conosciamo anche altre tecniche e io ve le faccio vedere tutte.